Ciao ragazzi! Sicuramente sarà capitato anche a voi di voler fare un foro centrato su una barra tonda o un tubo senza perdere troppo tempo. Ho già preparato un tondo lavorato ad una estremità. Così sarà più facile controllare la lavorazione. Quando si deve effettuare un foro sul trapano a colonna, ma anche sulla fresatrice, le tecniche che vi sto per mostrare possono essere davvero utili. Per ottenere un ottimo risultato ho notato che una punta come questa è perfetta. L'ho ricavata da un maschio rotto. L'unica accortezza è che la punta deve essere perfettamente centrata. Avere una punta decentrata riduce la precisione sul particolare che si vuole forare. Un altro pezzo utile per il centraggio è questa piattina. Come potete vedere è sottile, non deve avere caratteristiche particolari, però è di fondamentale importanza che non sia piegata. Dopo aver inserito la punta sul supporto portafrese, è sufficiente posizionare il piatto sopra il particolare che vogliamo forare. Facendo una leggera pressione con la punta sul piatto si riesce ad ottenere un'elevata precisione. Come potete vedere il piatto oscilla sulla barra tonda, in questo modo è semplicissimo trovare il centro. Spostando la punta trasversalmente rispetto all'asse della barra tonda, si riesce ad avere il piatto perfettamente parallelo al piano della fresa. Cerco di farlo vedere in modo più dettagliato. Con questa inquadratura, si riesce ad apprezzare ancora meglio la precisione del movimento. La punta, avendo una superficie ridotta, permette di rimanere solidale al piatto, mentre il tondo tende a scivolare quando spostiamo la tavola. Quando abbiamo trovato il parallelismo, basta sostituire il punzone con una punta o fresa. Ma desidero farvi vedere il livello di precisione che si riesce a ottenere, quindi utilizzerò un'altra tecnica comunemente usata per trovare il centro. Per avere un riferimento, premo il punzone in modo da avere una tacca visibile. A questo punto basta misurare il diametro del punzone, 7,98 mm. E anche il diametro del tondo, che misura 34,6 mm di diametro. Con questi due dati è sufficiente sommare i diametri e dividere per 2. Vi faccio vedere meglio, in modo che possiate utilizzare la formula con qualsiasi quota. Spostando lateralmente il perno di riferimento, riusciamo ad avere la distanza precisa da cui partire. Quindi è sufficiente azzerare il nonio. Con questo indicatore ogni giro completo di manovella equivale a 5 mm, quindi mi basta fare 4 giri completi, più 1,29 mm. Come potete vedere il punzone va esattamente sopra la tacca precedentemente fatta. Quindi l'utilizzo del piatto garantisce un'elevata precisione. Ecco il foro perfettamente centrato. Ovviamente in commercio ci sono vari modelli di centratori, ma queste tecniche possono essere utilizzate senza l'ausilio di strumenti e sono molto semplici. Ora vediamo un'altra tecnica comunemente utilizzata. Come ho già detto prima, le prime due tecniche garantiscono un livello di precisione molto elevato, anche senza avere particolari esperienze. Questa tecnica invece viene utilizzata più comunemente in carpenteria, la mostro sulla fresatrice solo per comodità. È molto semplice da utilizzare anche su trapani a colonna a livello amatoriale, dovete solo fare attenzione ad utilizzare una punta molto corta, per evitare di spezzarla. Praticamente consiste nel creare una linea trasversale al pezzo da forare. Essendo di forma cilindrica, avrà solo una piccola sezione incisa dalla punta. Questo facilita la ricerca del centro, che può essere tracciata con una punta o un calibro per tracciatura. Ovviamente in questo caso sarà la capacità della persona a fare la differenza.